Se hai bisogno di lavorare su computer diversi oppure viaggi per lavoro, ti muovi spesso per lavoro, ecco che con una semplice pendrive di qualsiasi capacità, perché i file che andiamo a installare sono davvero piccolissimi, tu puoi avere sempre con te il tuo Reaper con i tuoi plugin, con tutte le impostazioni e lavorare su qualsiasi tipo di computer. Magia? No, semplicemente Reaper ti permette di fare questo e oggi in questo tutorial vediamo come fare in maniera semplicissima. La prima cosa che ti serve è una pendrive, come ti dicevo, di qualsiasi grandezza, anche 16 giga, che oggi è piccolissimo, può andare bene, quindi figurati quelle ancora più grandi. La prima cosa da fare quindi è avere questa pendrive, dopodiché andare sul sito di Reaper, che è reaper.fm, lo stai vedendo adesso al mio schermo, e installare il software. Ma adesso ti faccio vedere tutto. Quindi la prima cosa da fare è collegare la pendrive al computer, come ho fatto io in questo momento. Ok, ti faccio vedere tutti i passaggi, non preoccuparti. Qui vedi che sono su Reaper, sono sulla home di Reaper, questa qui appunto è la home, e c'è Download Reaper, quindi io clicco su Download Reaper e mi porta in questa pagina dove posso scaricare sia per Mac che per Windows e addirittura per Linux. Quindi se sei uno smanettone, Reaper è il software adatto a te. Io utilizzo Mac e quindi scaricherò la versione Apple, ma se tu utilizzi Windows fai la stessa cosa. Quindi non importa il sistema operativo che tu hai, il procedimento è lo stesso. Cosa faccio? Faccio download. Ok. E ho scaricato il mio file. Ok, benissimo. Adesso che cosa faccio? Sposto questa finestra. Questo qui è la mia pendrive, come puoi vedere. Ok? La mia pendrive, e adesso mi vado a prendere, vediamo un po' dov'è. Ok. Mi vado a prendere il file, clicco sul file che ho appena scaricato. Va bene? Ho fatto doppio clic sul file, anzi te lo faccio rivedere perché magari qualcosa potrebbe non essere chiaro. Ecco, mi apro la cartella dei download, eccola qui, me la apro e c'è Reaper, ok? Quindi che cosa faccio? Faccio doppio clic su Reaper e è come se volessi installarlo sul computer fondamentalmente. Quindi vado avanti, faccio Agree, ok, e lui arriva in questa schermata dove ti dice dove normalmente tu trascineresti Reaper dentro la cartella delle applicazioni per installarlo sul tuo computer. Quindi se non hai mai installato Reaper sul tuo computer, si fa così. Quindi semplicemente trascini nella cartella applicazioni e hai risolto. In questo caso noi invece che cosa faremo? Guarda qui, io ho la finestra della mia pendrive attiva, quindi cosa faccio? Lo trascino qui e aspetto che si carichi. Ok, dipende ovviamente dalla velocità della tua pendrive. Sono 163 mega, per questo prima ti dicevo che anche una pendrive di 16 giga va più che bene. 16 giga perché? Perché comunque poi ci metti anche plugin, ci metterai anche altro materiale, quindi probabilmente diventerà più di 163 mega. Sicuramente non arrivi a 16 giga, però credo, non so se ci sono altre pendrive più piccole in commercio, più piccole di 16 giga. Allora, attendiamo che finisca. Ok, perfetto, il nostro file adesso è caricato nella cartella della nostra pendrive. Benissimo, ma cosa ci serve? Ci serve ancora un piccolissimo passaggio, ok? Molto molto semplice. Dobbiamo crearci un file di testo con qualsiasi software, un file di testo semplicissimo, vuoto, che dobbiamo salvare con il nome di reaper.ini. Imola, Napoli, Imola. Ok? Benissimo. Salviamo questo file, lo chiudiamo e lo andiamo a trascinare dentro la nostra cartella. La seconda e ultima cosa da fare, semplicissima, è eliminare l'estensione RTF. Quindi andiamo su, in questo caso possiamo fare rinomina, andiamo a togliere RTF e lui ci chiederà: vuoi mantenere RTF o usare INI? E noi diciamo usa INI. Perfetto. Ok, quindi noi abbiamo il file app che abbiamo scaricato, ti ho fatto vedere prima, e questo file reaper.ini. Ok, chiaro come togliere l'estensione? Immagino di sì. Fatto questo, basta, dobbiamo semplicemente installare il software sulla pendrive. Quindi faremo doppio clic e, come per magia, il software si installerà sulla pendrive e non più. Reaper, ti chiede, Reaper è un'app scaricata da internet, confermi di volerla aprire? Sì, voglio aprirla. Ok, guarda che succede. Che adesso sta installando, ecco qua, vedi? Sta popolando la cartella con tutte le cose. La prima volta che lo installi, ovviamente,
ci metterà più tempo perché deve caricare tutto. Dalla seconda volta in poi sarà molto più veloce, quindi non preoccuparti se la prima volta è molto lungo. Lui sta lavorando, ok? Perché come vedi fra un po', vedi, sta caricando sempre più cartelle, sempre più file, eccetera, eccetera. Ok. Adesso sta andando a vedere i plugin attivi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qui ci dice, una volta che l'hai installato, la prima cosa che ti dice è, dice, guarda, tu non hai selezionato una scheda audio. Giustamente, perché mentre di solito quando utilizzo Reaper installato sul mio computer, lui sa che deve andare a cercare questa scheda audio, la prima cosa da fare è selezionare la nostra scheda audio. Quindi gli dobbiamo dire, vuoi selezionare la scheda audio? Yes. Apre una finestra e in questo caso gli metto la Vocaster 2, perché sto usando questa. Fatto. Poi ci dice, come puoi vedere qui, la prima volta ti dice vuoi utilizzare una versione di prova oppure vuoi acquistare una licenza oppure hai già una licenza. Diciamogli che vogliamo utilizzare la versione di prova. Ti faccio una specifica su questo. Reaper è gratis, nel senso che ti fa usare il software quanto tempo vuoi. Dopo un periodo di prova di 60 giorni, periodo di prova nel quale hai tutte le funzionalità, ok? Non ci sono funzionalità bloccate. Tutte le funzionalità, hai 60 giorni di tempo per provarlo. Alla fine dei 60 giorni, se vuoi acquistare una licenza che costa $60, tipo una cosa del genere, puoi farlo, altrimenti puoi continuare a usare il tuo software, semplicemente non verrà aggiornato. Però puoi usarlo sempre con tutte le funzionalità. Non hai nessun problema, non ti bloccano funzionalità, non ti rendono una versione depotenziata. Puoi usare la versione normale, però semplicemente non si aggiorna più. Io ho la versione originale, ho la versione acquistata, perché secondo me è giusto, visto che lo utilizzo tutti i giorni per lavoro, è anche giusto dare a questi ragazzi questi $60, che a me non cambiano niente, però è un gesto anche di riconoscenza. Allora, diciamo che stiamo ancora testando, quindi still evaluating, eccolo qua, questo è il nostro Reaper installato. Ok? Quindi funziona alla grandissima e è questo. Ok? Quindi, dovunque andremo, noi avremo con noi la nostra pendrive e potremo utilizzare il nostro Reaper con le nostre impostazioni, con i nostri plugin, con i nostri file salvati, tutto. Ok? Bene, ti ringrazio per aver guardato questo video. Se qualcosa non dovesse essere chiaro, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e ci vediamo prestissimo.